questa è la nuova scheda che devo andare a sostituire, o meglio, non a sostituire ma a mettere, ed è la scheda di processore potenziato. E va messo sotto, sostituisce la scheda segnata in rosso. Perfetto. E allora l'ho trovato ed è questo è il processore potenziato e serve per fare appunto il processo di tutti i segnali. Per eliminarlo devo smontare tutto da capo, cioè tutto questo, una, due, ok, 3, 4, facendo attenzione a tutti i cavi perché ci sono tutti già i cavi connessi. Ok, lo mettiamo da parte un attimo. Ok, questa è la schedina e la devo mettere qua. Niente, devo smontarla tutta, ma mannaggia. Svido questa, svido questo, perciò questa scheda nuova è quella che si occuperà di fare, diciamo, di gestire tutto. Ok, perfetto. E allora alziamo questo, passiamo il filo sotto, inserisco la nuova scheda con attenzione alla connessione, che si lavora strettissimo. Ok, connesso. Oddio, perfetto, fatto. Andiamo a rimettere i distanziatori e fissiamo la scheda di sotto, che è la scheda di input output, cioè quella che ci permetterà di gestire i sensori. Però è carino, perché guarda, c'è una scheda che ti gestisce i motori, cioè la scheda di potenza, una scheda che ti gestisce i sensori, un'altra scheda che ti fa tutti i processi, cioè che ti gestisce il controllo di tutto, perché ovviamente i motori qualcosa devono essere, diciamo, pilotati da qualcosa, la scheda motori, e la piloti tramite quella, che è la scheda fatta apposta appunto per controllare tutto, ed è un integrato, un semplice integrato, è un Max 8097.2. perfetto. Ora avvito questa, 1, 2 e 3, uno, perfetto, altre 3, ed è assemblato. 1, 2
Ok, questa è la scheda di controllo dei sonar. Perfetto. E abbiamo l'ultima vite, la metto qui. Perfetto. Ok, ora di conseguenza a questo cosa devo fare? Processore di luce potenziato, e lo abbiamo messo, sì, c'è anche il cavetto. Ok, possiamo passare oltre. Il funzionamento dei microcontrollori di Seabot. Qua ti spiega come fa appunto a pilotare i motori, il telecomando, però ancora il telecomando non lo abbiamo preso in considerazione assolutissimamente. Ora c'è da mettere il display a LED, che è questo qui, 2 viti, una qui e una qui, LED a 2 cifre che sicuramente ci indicherà i vari programmi. Però dico io, giusto, e siamo sempre lì, dovrebbe accendere sto coso. Se non accende c'è qualche problema. Andiamo a collegare la batteria di nuovo e vediamo se accende, perché ora è più avanzato, no? Le funzioni basi dovrebbe farle. Ok, accendere, accende. Accendere, accende, però non fa altro. Non fa altro perché sicuramente mancano schede. Mancano schede e non funziona. Vabbè. E stacchiamolo e andiamo avanti. Va bene, va bene. E allora questa messa e questa va qui, questa sistemata qui, questa sistemata qui nel mezzo. Ok, questo è il pezzo di dietro. Ok, appoggiamolo qua e avvitiamolo. Ok, allora display, eccolo qui, avvitato, anche se mancano pezzi, o meglio mancano viti. Andiamo a vedere se c'è altro da fare. No, il LED semiconduttori spiega come funziona un display a LED. Questo è il numero 27, questo è il numero 35. Perciò aspetta, 27 28. Ok, 28. Ma però andiamo sul telecomando. A me non mi interessa il telecomando qua, a me interessa, questo è tutto il telecomando, la scheda display digitale. Questo l'ho fatto.